Cari amici sorcini, questo qui è un video un po' particolare perché dobbiamo sfatare alcune cose. Più che sfatare dobbiamo cercare di farvi capire, dico a farvi capire alle persone che si stanno cimentando da poco a questa esperienza, perché vedo, leggo, guardo, commento, assisto a persone che non ascoltano non quello che dico io, quello che viene scritto in generale. Faccio questa premessa: è importantissimo basilare l'acquisto della carne, la macellazione, le spezie, il sale perfetto, il budello, ma è anche, anzi è ancora più importante lo step successivo, quello che viene dopo, quando il salame è finito, o il prosciutto, o il cotechino, o quel che vi pare a voi, ok? Se noi siamo superficiali con quell'altra parte, tutto quello che abbiamo fatto prima e viene buttato via tutto. Ma perché questo? Perché ho visto che non ci sono tante persone che sono, diciamo così, superficiali, no? Dicono sì, che me frega, e tanto vedrai, o attacco, o appendo, e quello va avanti da sé, perché magari lo vedete appeso, ma non sapete appeso dove? Appeso nelle stanze di maturazioni, appeso nelle stanze di stufatura, ok? La temperatura, tutto quello che c'è da sapere prima di fare un salame. Dobbiamo andare a verificare queste caratteristiche. Ce l'ha la stanza? Sì o no? Ma non che non ce l'ha, non si può fare. Se non ce l'ha, basta coiventare magari la stanza, fare ventilare. Comunque, ora vi spiego esattamente le tre fasi. Ok, fase number one è la fase di stufatura, fase number two è la fase di asciugatura, fase number three è la fase di stagionatura, ok? Partiamo ovviamente dalla prima, dalla stufatura. Stesso la parola ve lo fa capire, no? Stufatura deve essere a temperatura un pochino più alta. Perché si chiama stufatura? Perché una volta i nostri nonni lo mettevano davanti alle stufe, davanti ai camini, ma non, pinzate l'occhio, balla, ma non come ho visto tante foto, camino acceso, fiamma alta così e il salame a costo. Ma no, no, i nostri nonni erano intelligenti, furbi, più anche di noi, assai di più. Accendevano il fuoco, poi distanziavano la roba, l'attaccavano ai soffitti, lontana, sentivano con le loro mani che era una temperatura all'incirca di 23-24 gradi e lasciavano andare, non la mettevano a costo, che a costo si arriverà anche a 70-80 gradi, ma non fate il cotechino, fate la stufatura, ok? Può andare bene il fuoco, ma lontani. Oppure i nostri nonni, che ci vedevano molto avanti, perché c'è tutta la dinastia, i salumi venivano fatti, perché non esistevano i frigoriferi o i mezzi che ci sono ora. Allora, per conservare la carne, che se altrimenti la carne va male dopo 2 giorni, un giorno, 2 giorni, dipende che periodi la carne va male, allora ci siamo inventati, o si sono inventati, la conservazione, ok? Sotto sale, con le spezie, l'asciugatura, l'affumicatura. Benissimo, tutte queste cose qui veniva fatte in maniera che i nostri salumi andassero avanti. Comunque sia, torniamo alla stufatura. La stufatura va fatta col criterio, range di umidità 70-80 gradi, temperatura di 22-24 gradi, costanti, non dei picchi così, costanti. Allora cosa fate? Magari in una stanza, createvi una stanza con riscaldamento acceso, e già siamo su 17 gradi 18, prendetevi una stufettina, non puntate la stufa sul materiale, sui salami, puntatela sul muro e sul muro rimbalza. Quando la temperatura con uno strumento del genere, ok, o uno strumento del genere che lo trovate su eBay a 5 euro, vi metterò la descrizione sotto, che vi dice l'umidità e la temperatura, ok? 5 euro, neanche a sta senza.
o nelle cose dei cinesi o su eBay. Quando la stanza ha questa temperatura, buttateci dentro i vostri salumi. I salumi ci devono stare all'incirca una decina di ore. Perché ci devono stare una decina di ore? In maniera che, questo qui c'è stato 10 ore, c'è stato, poi ha fatto l'asciugatura e poi è 2 giorni che è a fare la stagionatura, perché fuoriuscirà dai buchetti che abbiamo creato, fuoriuscirà il liquido in eccesso, così la carne non andrà male, e uscirà il grasso. Cosa farà? Andrà a alterare il pH dell'esterno, in maniera che poi attecchirà la muffa. Lo vedete questa qui? Questo a 2 giorni, pensate voi, a 2 giorni, e guardate, ha già cominciato a fare la muffa dopo questa operazione, perché se no altrimenti non l'avrebbe fatta. Ok? Allora, la parte della stufatura è molto molto importante che voi la facciate, e la stufatura non è l'asciugatura, sono 2 cose differenti, ve l'ho appena spiegato. Ora passiamo alla parte, mettiamo un attimo qui, là, l'ho messi qui sopra, si riprenderò man mano. Ora passiamo all'asciugatura. L'asciugatura va fatta sempre con lo strumentino importante, ok? Ha un range dai 16 ai 20 gradi per 48 ore, ovviamente 48 ore se sono dei salami, mettiamo caso, ora riprendo, l'ho messi qui, se sono dei salami del genere 48 ore, se sono dei salami un po' piccolini, un po' più piccoli, anche 24 ore. Comunque in linea di massima io ci ritengo tutti quanti a 48 ore, chi più chi meno, va bene così. E è importante l'umidità, che questo strumento qui segni minimo 70 gradi, 75, 80, perché altrimenti cosa succederà? Che il budello fuori esternamente si seccherà troppo, e allora si seccherà troppo e creerà all'interno non sarà la stessa asciugatura dell'esterno e crea delle sacche d'aria. Allora quando poi l'aprite, oddio, cos'è successo? Allora l'avete insaccato male, o questa operazione qui non l'avete fatta, perché magari l'avete asciugato con una camera, una stanza che ha il 50% di umidità. È normale. Okay? L'umidità è semplice alzarla, delle baciasche grosse in terra, io ci metto dentro delle baciasche grosse, delle bacinelle con aglio e un po' di rosmarino, e l'umidità sale. Altrimenti vi prendete uno strumento che butta, che invece del deumidificatore c'è quello che butta l'aria. Gli mettete allo strumentino quanta umidità volete dare alla vostra stanza e quanta temperatura, e lui va avanti da solo. Ok? Passiamo alla stagionatura. È una cosa molto importante. Siccome deve stare dentro almeno dai 20 giorni ai 2 anni, 2 anni si fa per il prosciutto, o che ne posso dire, il capocollo si va a 6 mesi, e un salame in questa maniera, ok, si va a 2 mesi, il salame di questa maniera qui. Questa stanza deve avere non la luce, perché la luce cosa fa? Andrà ad ammazzare i batteri delle muffe. Le muffe invece devono venire fuori. Allora, tutto al buio, ok? Ci deve essere uno spiraglio d'aria. Come lo creo questo spiraglio d'aria? O un pochino la finestra, chiudo la finestra e la lascio un pochino aperta, o rimane aperta un goccino la porta, o fate un buco semplicemente nel muro, come si fa nelle cucine, per far circolare un pochino l'aria. Deve essere l'aria la temperatura e l'umidità costante dai 7 ai 13 gradi e l'umidità di 70-80 gradi, ok? Anche su 85 non gli va bene. Se sotto i 70 dovete farla salire, ve l'ho già detto, per farla salire bacinelle e quella sale, e non fa male, ok? Ora, in maniera che si creeranno queste. Vedete, questo qui ha 2 mesi, guardate che belle muffe. Ok, poi faccio vedere. Queste qui anche hanno 2 mesi. E ci sono delle muffe un po' verdine, ma vanno bene, vanno benissimo. Ok, guardate.
Questo qui è un pezzo di culatello che ha 2 mesi e questo è un segno, guardate il colore che ha, un po' verdi, un po' bianche, ma vanno benissimo. Che molti mi dicono l'importante è l'odore, sono muffe che hanno un buon odore, perché se inizia a puzzare, anzi faccio un passo indietro, se nella fase di stufatura dopo 3, 4, 5 ore la carne puzza, buttate via tutto, perché vuol dire non che avete sbagliato voi, la carne che avete preso era una carne che magari ha preso, la bestia era malata, magari non è stata levata bene il sangue, è scolato, magari è stato trattato male, avete comprato la carne e l'avete lasciata 2 o 3 giorni in un sacchetto dentro al frigorifero. Comunque sia, non lo so, ora non sono un investigatore, non sto a indagare, so soltanto che se dopo 3, 4, 5 ore la carne puzzerà, è irrimediabilmente da buttare via. Che andate lì, se tutto procede bene, che profuma, fate questi passi, mi raccomando, sono passi importanti. Io ho fatto un passo importante e dopo 2 giorni, guardate cosa ho cominciato a fare. Fra 10 giorni sarà piena di muffa così. Ok? Vi ripeto le 3 fasi. Asciugatura, perché il pH venga fuori sul budello e crei una sorta, diciamo così, di pH alterato al budello e elimini la sua acqua dall'interno. Fase di asciugatura che blocchi questo pH all'esterno e comincia all'interno la fermentazione con tutto il sale, le sue spezie, gli odori, la carne, si macera tutto e comincerà a non diventare carne secca perché è differente, ma a diventare un salume. Tutti i sapori si sposeranno insieme e creeranno un'armonia di gusto. Poi la stagionatura. Qui tutte queste cose che noi abbiamo innescato si devono maturare. Allora per questo dico è importante che non sia un tagadà la temperatura e l'umidità, deve essere costante, se no vi dovete organizzare, non che non è possibile. Prendete un frigorifero, guardate se mettete lo strumentino, guardate lo strumentino come reagisce. Se reagisce bene, il frigorifero è meglio che deve avere una ventola, deve passare anche lì un po' d'aria. Se non ha una ventola, comprate una ventolina a pile e mettetecela dentro. Se no, fate un buchetto nel frigorifero che lo potete fare, attenzione alle sonde, fate un buco, attaccate alla corrente e via. Ci sono dei piccoli strumentini che danno l'umidità e via anche qui. Comunque sia, prima di fare un salume, se no fatene uno piccolino, un test e vedete, ma comunque se non investite 5 euro è inutile, che poi le cose le raddrizzate, no? Chiudere la finestra non ci vuole niente, fa passare un po' di vento non ci vuole niente, prendere del polisterolo e metterlo nelle pareti non ci vuole niente, avete tutte le bottiglie giù del pomodoro, del vino, copritele perché questo danno calore. Copritele con qualche materiale isolante perché queste scaldano, no? 100 bottiglie in una stanza vi scaldano e non ce la fate, allora copritele o se no cambiate stanza, va bene? Ok, spero che mi sia per adesso sono stato utile. E questo è anche conoscere queste cose qui. È anche amore nelle cose, perché tantissimi mi domandano le stesse cose o leggo le stesse cose. Com'è la temperatura? Oddio, ma veramente devo l'umidità? Ma l'umidità è la base di tutto, se no si secca. Se no ve l'ho già detto, si secca. Ma non è il problema che si secca fuori, si secca fuori e l'interno non è nella stessa maniera secco e screpola, fa dei buchi. Buttate via tutto il lavoro inutile, si dovrà seccare omogeneamente. Se vedete che si secca troppo, prendete uno spruzzino dell'acqua, uno spruzzino con l'acqua e datecelo sopra. Se sentite, no? Dici, cavolo, come si sta seccando, dentro è morbido, fate così, specialmente i primi giorni, poi una volta che parte
poi è tranquillo, sono i primi giorni il problema. Ok? Se c'è qualcosa chiedetemelo. Io spero che con questo video sia un pochino chiaro, diciamo così, la fase, lo step successivo. L'ho fatto volentieri, anche perché lo sapete qual è il mio intento, è cercare di aiutare e far capire. Mi sono accorto che non solo la gente doveva capire come fare o cosa metterci all'interno, ma c'è anche da capire dopo quella fase, e molti vedo che anche se io lo dico se ne fregano, lo mettono lì, o addirittura ce l'hanno in cucina, o lo hanno, che ne so, tutto illuminato. Ci devono essere queste caratteristiche, è importante, diciamo così, di farvi capire l'importanza di queste 3 fasi, ok? E vi ricordo il perché sono nati i salumi. I salumi praticamente nell'antichità non c'erano i frigoriferi o i mezzi che ci sono ora. Allora cosa si faceva? Si lavorava la carne, il cosciotto, come noi la pancetta, i salumi, in maniera che fra la stagionatura, ok? Fra la stagionatura e l'affumicatura si conservavano, e questo qui è nato, si può dire, da 2000 anni, si può dire che si fanno queste cose, si conservavano sotto sale, poi dopo si affumicavano. Oggi magari è un po' cambiata la cosa, perché oggi abbiamo un sacco di mezzi a disposizione, come adesso questi termometri, come i sali diciamo più filtrati, più buoni, abbiamo meno animaletti che ci rompono le scatole. Allora teniamo conto soltanto delle cose, quelle che ci interessano a noi, che sono queste cose più principali. Prima di fare la lavorazione adibbiamo bene le stanze, che devono essere 2 le stanze, una che può essere la stessa stanza di stufatura e asciugatura, può essere la stessa, deve cambiare soltanto quei 3 gradi, quei 3-4 gradi, okay? Dopo però la stanza, quella della stagionatura, deve essere differente, deve essere una stanza magari possibilmente una cantina sottoterra, tutta quanta chiusa, un garage chiuso, che il garage non va neanche, se voi aprite e chiudete il garage, per me non va bene, perché quell'apertura e quella chiusura non va bene. Allora magari parte del garage mettete un cartongesso con una piccola porticina, può andare bene, può anche andare bene. C'è gente, ho visto, che fanno dei buchi in terra, prendono, sapete, i bidoni grossi dell'olio, li mettono in terra, ci mettono dei bastoni con i salumi infiati dentro e poi coprono con una lastra magari di marmo, di legno, chiusa, e sottoterra. Questi hanno la loro temperatura costante, questi va bene, sono già espedienti già. Se no, prendetemi un frigorifero, ci sono dei frigoriferi apposta, o li trasformate. Se andate su YouTube ci sono tante persone che fanno vedere la trasformazione del loro frigorifero, addirittura comprano la pompa del frigorifero in una stanza e la buttano lì. Ok? Se voi volete andare avanti così, o se avete la fortuna di avere a casa una stanza che la coinventate, ma non vi inventate niente, non andate al caso. Andate la prima volta con l'esperimento e con lo strumentino. Ricordatevi, io vi scriverò tutto quanto qui sotto, delle percentuali, vi riscriverò bene tutto, vediamo un po' se ci si fa, ok? Qualsiasi cosa io sono qua. Mi raccomando, questo a parere mio è un bel video utile, mettetemi il mi piace, segnatevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e al prossimo video bello importante. Ok, andiamo così. Guarda, questo qui è il prosciutto, guardate, vedete le muffe del prosciutto? Guardate, mezze bianche e un po' di verde, ma vanno benissimo. Questo qui è la pancetta, che le muffe si intravedono, ce ne sono poche, ma insomma ci sono. Questo qui è quello che dicevo, che hanno cominciato. Hanno 2 giorni, ho detto 10 ore di stufatura, 2 giorni di asciugatura, 2 giorni di sala maturazione. Vedete? Questi qui fra 10 giorni saranno così, o così.